Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio, il canale dedicato a tutti gli amanti di questo meraviglioso sport che ci fa gioire e arrabbiare, dipende dai casi. Oggi presento un altro calciatore sudamericano, lo faccio con colpevole ritardo perché erano mesi che volevo realizzare questo video di presentazione. Protagonista del video è il fenomenale Claudio Echeverri, detto il Diablito, classe 2006. In effetti con la palla tra i piedi è davvero un piccolo diavolo. Prima di andare a presentare le skills di Claudio Ecceverri e farvi vedere qualche gol, vi invito a iscrivervi al canale. Inutile che vi dica quanto sia importante, così come dare il vostro like alla fine del video. Ve lo dico subito, così evitate di sognare inutilmente di vedere giocare Claudio Ecceverri con la vostra squadra. Il Diablito è già un calciatore del Manchester City, ma continuerà a giocare fino al prossimo gennaio nel River Plate, club dove è cresciuto. Ebbene, il Manchester City continua a fare incetta di giovani calciatori in giro per il mondo per magari parcheggiarli presso una delle squadre satellite come Savio, l'attaccante del Girona per il quale ho pubblicato un video ieri. Ma la lista di giovani e forti calciatori finiti nelle grinfie della Holding City Football Group è lunga, in attesa che siano poi pronti per approdare al club principale che ovviamente è il Manchester City. Ecco, quando si esalta il gioco di Guardiola, guardiamo la macchina che c'è dietro, che fa capire quanto si tratti di una concorrenza, non voglio dire sleale, ma quantomeno impari. Ma lasciamo da parte qualsiasi velleità di polemiche e andiamo a parlare di Claudio Ecceverri. È evidente che se seguite il football argentino, il nome di questo ragazzo non vi è nuovo. A mio avviso, tra quelli nati dopo il 2000 è uno dei calciatori più forti in circolazione. Qualcuno ha già paragonato Claudio Echeverri a Messi. Probabilmente gli osservatori internazionali si sono accorti del talento di Claudio Echeverri nel luglio del 2017, nel corso del Champions Trophy, quando il Diablito segnò 4 gol alla Juventus, aveva 11 anni. A 17 anni debutta in prima squadra. Nel frattempo Pablo Emar lo convoca nella nazionale argentina sub-17 e fa vedere subito tutto il suo valore. Il ragazzo è frenato nel marzo del 2022 da un infortunio alla vertebra. Mascherano o Mascherano come lo chiamiamo qui da noi, complice l'infortunio di Pedro della Vega, ha convocato Echeverri nell'Argentina sub-23 per il preolimpico. Insomma, quanto detto fino ad ora dovrebbe avervi fatto capire che stiamo parlando di un calciatore davvero forte. A proposito, sapete perché Claudio Echeverri è soprannominato il Diablito? Perché il suo modo di calciare il pallone, ma anche per alcuni movimenti, ricorda Marco Etcheverry, nome leggermente diverso, l'ex calciatore boliviano che era soprannominato appunto il Diavolo. Claudio Echeverri però ha come idoli Messi, ovviamente, e l'ex River Plate Juan Fernando Quintero. Tuttavia, fonte di ispirazione per lui è Mattias Suarez. Ma adesso andiamo un po' sull'aspetto più tecnico. Questa volta mi sono dilungato tanto, ma è inevitabile quando si parla di un calciatore del genere. Echeverri è il classico 10, è un trequartista ma può giocare da destra a sinistra, calcia di piede destro ed ha una tecnica di tiro eccellente, ma attenzione perché è anche un grande rifinitore. È un calciatore rapido con le gambe e con il pensiero, è dotato di un grande equilibrio. Probabilmente deve lavorare ancora un po' sul fisico, ma ricordo che stiamo parlando di un 2006 che si è già confrontato oltretutto con calciatori più grandi di lui. E Ceverri diventerà forte come Messi? Io non lo so, ma di certo diventerà un top player, su questo non ho dubbi. Come sempre attendo i vostri commenti su questo calciatore, così da conoscere la vostra opinione. Io vi do appuntamento alla prossima volta, ma nel frattempo voi iscrivetevi al canale. Ciao!